Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele Dagnino e sono un ricercatore presso l'Università degli Studi di Modena Reggio Emilia e membro del gruppo di ricerca del progetto Il testo unico di salute e sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa alla prova della quarta rivoluzione industriale. La ricerca ha preso avvio nell'aprile 2019 e si concluderà nell'aprile 2021. Il progetto, commissionato al Centro Studi Internazionali Comparati all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, DIL, è stato cofinanziato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, INAIL, nell'ambito della linea di finanziamento BRIC e ha avuto come partner Fondazione ADAPT. Obiettivo della ricerca è lo studio degli impatti sulla normativa di salute e sicurezza dei lavoratori dei profondi cambiamenti tecnologici, demografici, ambientali che vengono indicati con il concetto di quarta rivoluzione industriale, che comprende il rapido passaggio da una dimensione fisica ad una più intellettuale del lavoro, l'ascesa di forme innovative di interazione tra uomo e macchina nell'era degli esoscheletri, l'affermazione di nuove modalità organizzative rese possibili dalle nuove tecnologie, si pensa allo smart working e al co-working. Tutti questi cambiamenti determinano l'insorgenza di nuovi rischi, non solo di natura fisica ma anche psicosociale. Il progetto di ricerca accoglie così la sfida di ripensare interamente la normativa di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, sia in termini di tutele e obblighi previsti dalla normativa italiana in materia di salute e sicurezza, che di assicurazione dei lavoratori. I risultati della ricerca verranno raccolti in diverse pubblicazioni. Oltre alla ricerca vera e propria, condotta con un approccio comparato e multidisciplinare, verranno pubblicati prodotti che possano orientare la pratica degli operatori della salute e della sicurezza sul lavoro. All'interno di questa attività di ricerca mi sono occupato di una tematica di particolare centralità attualmente, ma soprattutto in prospettiva, e che riguarda l'utilizzo dei dati per finalità prevenzionistiche. Come sappiamo, come abbiamo avuto modo di riscontrare negli ultimi anni, una delle caratteristiche fondamentali della quarta rivoluzione industriale è sicuramente quella della datafication, quindi della pervasiva concentrazione di dati che si ritrova nei diversi ambiti dei contesti aziendali, a partire dai processi di selezione per arrivare ai processi decisionali relativi al business, alla gestione del personale o alle azioni di marketing, quindi in senso assolutamente pervasivo e che si sostanzia non soltanto oggi in processi di analisi sempre più eh, approfonditi, sempre più evoluti, ma anche in forme di comunicazione tra diversi strumenti tecnologici proprio grazie al trasferimento di informazioni rese possibili dai dati. In questo contesto, come impatta su tutti gli ambiti del rapporto di lavoro, come dicevamo, dall'assunzione fino ai profili addirittura degli eventuali licenziamenti, quindi fino alla cessazione del rapporto di lavoro, il processo di datafication ha una rilevanza di particolare rilievo anche nell'ottica delle tutele prevenzionistiche, anche nell'ottica della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Da questo punto di vista, molteplici sono gli studi a livello internazionale sulle possibilità di utilizzare i dati, i big data e i processi analitici per migliorare le attività e le misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori. Ci sono studi molto importanti a livello EWOSHA, quindi a livello dell'Agenzia Europea per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ma anche nel contesto americano e in altri contesti si sta approfondendo in maniera particolarmente attenta la possibilità di sfruttare il nuovo oro nero, come viene chiamato da alcuni, nell'ambito della predisposizione delle tutele prevenzionistiche. Di fronte a questi processi, accanto a delle incredibili potenzialità dell'utilizzo dei dati a fini prevenzionistici, ci sono ovviamente anche dei profili problematici connessi alla natura dei dati, che spesso sono dati personali e addirittura in alcuni casi sono dati appartenenti alle categorie particolari di dati, quindi
quelli che una volta venivano chiamati dati sensibili, che possono essere relativi anche alla salute del lavoratore, e le possibilità di monitoraggio anche sono aumentate dalla presenza pervasiva di processi di creazione, raccolta e analisi dei dati. E quindi se da un lato chiaramente l'istanza è quella di approfittare delle nuove potenzialità tecnologiche, anche in ragione di un principio fondamentale nell'ordinamento italiano, ma che ha anche un addentellato europeo della massima sicurezza tecnologicamente possibile, dall'altro lato occorre domandarsi a che condizioni, in quali ipotesi sia possibile utilizzare i dati a fini prevenzionistici. Qua chiaramente il ragionamento deve essere distinto tra lo sfruttamento e l'utilizzo di dati in forma aggregata, di dati anonimi o anonimizzati, e quindi in questo senso la pericolosità per quanto riguarda la riferibilità al singolo soggetto dovrebbe essere esclusa, ma se pensiamo alle enormi potenzialità dei trattamenti dei dati anche personali in ambito prevenzionistico, chiaramente le opzioni del trattamento dei dati a fini di tutela della salute e sicurezza sono molteplici e si vanno a determinare su diversi livelli che coinvolgono certamente gli attori istituzionali, quindi la capacità di raccogliere, analizzare sempre più i dati provenienti dai contesti aziendali per azioni sia nell'ambito dell'enforcement, pensiamo alla possibilità di utilizzare i dati nell'ambito delle ispezioni del lavoro, ma anche nell'ambito della predisposizione delle politiche in materia di salute e sicurezza a livello istituzionale, a livello nazionale, quindi c'è tutto un ambito che è al di fuori dei contesti aziendali, ma poi c'è un ambito di particolare, fondamentale rilevanza che è quello interno all'azienda, dove le potenzialità dei dati sono di sicura rilevanza e si stanno studiando nell'ottica sia dei processi di monitoraggio che sembrano la nuova sfida dei contesti di lavoro per quanto riguarda la prevenzione, sia nell'ottica di dati che vengono utilizzati ai fini prevenzionistici, ma al di fuori di attività di monitoraggio relative al singolo lavoratore. Quindi abbiamo diverse possibilità e a seconda delle diverse possibilità si pongono delle problematiche di carattere differenziato. Chiaramente quello che rileva a fini di controllo sull'attività dei lavoratori nell'ambito di alcuni processi di trattamento derivanti dall'uso delle macchine non è la stessa cosa dell'utilizzo di strumenti di monitoraggio, per esempio del battito cardiaco in determinate condizioni o in determinate situazioni di particolare esposizione al rischio. Tutte queste differenze però ci devono portare a ragionare su alcuni aspetti di particolare importanza, e questi aspetti di particolare importanza riguardano certamente il rapporto tra tutela della salute e sicurezza del lavoratore e protezione dei dati del lavoratore, ma anche in senso collettivo della forza lavoro, quindi come questi dati vengono utilizzati, ma soprattutto ci portano ad interrogarci su chi gestisce questi dati, chi deve poter decidere l'uso di questi dati e entro quali limiti. Rispetto ai limiti, il discorso chiaramente va a ricollegarsi a quel bilanciamento già richiamato tra massima sicurezza tecnologicamente possibile e limiti relativi alla tutela dei dati personali dei lavoratori. E quindi qua bisognerà fare un'attenta analisi di quando un trattamento risponde ai requisiti di liceità e quando risponde alle condizioni e ai principi di conformazione del trattamento, e soprattutto oggi con un GDPR che offre
e anzi impone specifiche misure anche nell'ambito della valutazione dei rischi nei trattamenti, sicuramente l'integrazione tra disciplina di salute e sicurezza e disciplina di tutela dei dati personali è fondamentale ed è centrale. Ma al di là di questo profilo che riguarda l'utilizzo dei dati personali, esistono anche dei trattamenti, per esempio al di fuori dell'ambito del dato personale, con dati aggregati relativi alle prestazioni dei lavoratori, che ci interrogano su come vengono utilizzati questi dati e che ci portano a determinare i possibili usi ai fini del rapporto di lavoro, ma in generale dell'organizzazione aziendale. E da questo punto di vista sono due i poli di fondamentale importanza. Da un lato le istanze chiaramente di carattere aziendale relative all'aumento della produttività. I dati oggi sempre di più ci permettono di strutturare, costruire dai ritmi di lavoro all'organizzazione interna, alla turnistica e quindi abbiamo un utilizzo che sempre più impatta sulle condizioni di lavoro. Condizioni anche in termini di tutela della salute e sicurezza. Di pochi giorni fa la volontà espressa da una delle aziende maggiormente all'avanguardia sul trattamento dei dati dei lavoratori, con anche delle problematiche che sono emerse negli ultimi anni, Amazon, di utilizzare dei processi algoritmici per cadenzare la turnistica di lavoro rispetto alle diverse mansioni in modo tale da tutelare il lavoratore rispetto a specifici sforzi. Quindi abbiamo delle prospettive quasi futuribili sull'uso ai fini della tutela, ma con trattamenti altamente pervasivi e orientati alla salute e sicurezza sicuramente, ma anche al mantenimento di una forza lavoro particolarmente produttiva e quindi queste due istanze che vengono a bilanciarsi. Sul lato però dei possibili usi ci sono altri soggetti che hanno un interesse e non sono soltanto gli interessati del trattamento che tendenzialmente nei contesti di lavoro saranno i lavoratori, perché anche quando i lavoratori non sono singolarmente presi interessati del trattamento, quindi il trattamento non riguarda i loro dati personali, la loro posizione è impattata dai processi decisionali che vengono attuati su dati aggregati, dati collettivi, e allora i lavoratori sono interessati come collettività. E qui emerge in maniera fondamentale, già come emergeva, possiamo dire, anche sul profilo individuale, con la dimensione collettiva emerge il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori, del sindacato, nel cercare di determinare le modalità d'uso di questi dati e nell'ambito dei processi prevenzionistici sicuramente la possibilità di orientare i dati prodotti nei contesti aziendali ad un uso relativo al miglioramento delle condizioni di lavoro. Quindi le possibilità ci sono possibilità importanti, occorre capire chi può gestire queste potenzialità. E da questo punto di vista occorre interrogarsi su quali siano gli strumenti attraverso i quali i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori possono avere una parola nella gestione, nella regolazione del trattamento dei dati in azienda. E in Italia questo è possibile limitatamente a quei trattamenti che potenzialmente possono determinare un controllo a distanza dei lavoratori e quindi laddove ci sia l'introduzione di tecnologie riferibili all'articolo 4,1 dello Statuto dei lavoratori, ossia quegli apparecchi strumentazioni che vengono introdotti nei contesti aziendali per esigenze produttive, organizzative, di salute e sicurezza dei lavoratori, che è una previsione che esiste nel nostro ordinamento dal 1970, quindi già si prevedeva la possibilità che le informazioni prodotte dagli strumenti tecnologici fossero utilizzate per finalità di tutela del lavoratore e poi per finalità e esigenze di tutela del patrimonio aziendale. In questo caso, come è noto, il lavoratore ha una possibilità di vedere rappresentate le sue istanze da parte dei rappresentanti dei lavoratori nei contesti aziendali attraverso la stipulazione di un accordo collettivo che è un requisito
procedurale fondamentale, quindi abbiamo una forma di mandatory negotiation prevista dall'articolo 4,1 che può essere sostituita soltanto in assenza della stipulazione di questo accordo da parte di un'autorizzazione amministrativa. Questo è lo spazio che il legislatore oggi prevede per un possibile intervento e a seguito della riforma dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori e quindi con l'apertura alla possibilità di utilizzare i dati prevista dall'articolo 4,3, il sindacato oggi è chiamato a capire come sfruttare questi dati, come poterli utilizzare e come agire rispetto a questi dati. E in questo senso, oltre a un approccio difensivo che riguarda la tutela della riservatezza dei lavoratori, che riguarda a volte il divieto di utilizzo di quei dati per specifiche finalità, in molti casi il sindacato si impegna a livello italiano ad evitare che quei dati possano essere utilizzati per finalità disciplinari, occorre capire se il sindacato può sfruttare questo spazio di intervento previsto dal legislatore limitatamente a quest'area, quindi non per tutti gli strumenti tecnologici che in realtà possono essere utilizzati, per poter incentivare l'uso dei dati ai fini di salute e sicurezza. Quindi al di là di quello che può o deve fare il datore di lavoro nell'ambito delle misure prevenzionistiche che deve porre in essere, tenendosi al passo con l'innovazione tecnologica, sicuramente occorre capire se esiste uno spazio per i sindacati di negoziare il trattamento dei dati in vista della garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori. Ovviamente il sindacato ha un interesse ad accedere a determinate informazioni, a conoscerle per poter strutturare la propria azione e questo è un profilo molto importante ma che dovrà essere gestito all'interno dell'accordo, ma potrebbe fare anche di più. E qui alcuni esempi a livello di casistiche aziendali si rendono interessanti perché ci sono stati degli accordi in passato che già hanno cominciato a far emergere come il sindacato possa essere un motore dell'uso dei dati a fini prevenzionistici. In un accordo del 2018, per esempio, si prevede che i dati forniti da un'applicazione per la guida sicura, sostanzialmente un'applicazione che serve a monitorare determinati comportamenti pericolosi degli autisti e quindi suggerire delle contromosse a tutela della propria salute. È un'applicazione che si usa quindi nel settore dei trasporti. Il sindacato ha detto va bene, noi stipuliamo l'accordo per l'introduzione di questa applicazione, decidiamo insieme al datore di lavoro come utilizzarla, per quali finalità, ma in più chiediamo che i dati prodotti a questa applicazione, privati di una riferibilità al lavoratore, quindi tolta la possibilità di un controllo sul singolo lavoratore e i suoi comportamenti, siano invece però utilizzati al fine di garantire la sicurezza del lavoratore e come farlo? Lo facciamo attraverso la predisposizione di specifiche attività formative in base alle risultanze derivanti da questi dati provenienti dalle app con riferimento ai comportamenti maggiormente pericolosi posti in essere dagli autisti dell'azienda. E quindi il sindacato sostanzialmente in questo caso è stato un motore per sfruttare al meglio i dati nell'ottica dei processi di formazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Non solo quindi ha approvato un uso a fini prevenzionistici, ma è andato oltre, si è interrogato sulla possibile utilizzabilità dei dati per ulteriori finalità di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e nel farlo ha previsto questa opzione dell'uso all'interno delle commissioni di formazione previste in azienda proprio sulle tematiche di salute e sicurezza. Ma questo atteggiamento del sindacato ovviamente ha potuto sfruttare una prerogativa prevista dall'ordinamento
che è prevista per specifiche strumentazioni tecnologiche. Quindi qui un primo problema è l'ambito applicativo di queste prerogative, di questi spazi di intervento, e sicuramente da questo punto di vista occorrerebbe operare per ampliare l'ambito applicativo degli spazi di negoziazione obbligatoria sugli strumenti tecnologici e con specifico riferimento proprio al trattamento dei dati personali, sia a carattere prevenzionistico che per altre finalità. Ma oltre a questo, sicuramente c'è un altro profilo che non deriva dalle prerogative normative, ma deriva dalla formazione e dalla capacità di rispondere a delle istanze provenienti dalla realtà di un sindacato che ha capito, ha percepito le potenzialità dei dati. E questo non è scontato se contiamo che la possibilità di intervenire in processi di negoziazione relativi al trattamento dei dati ovviamente dipende dalla formazione dei rappresentanti dei lavoratori e in generale dei sindacati, dipende dalla conoscibilità dei processi di trattamento, ma soprattutto dipende dalla comprensione delle potenzialità dell'utilizzo dei dati e di come possano essere conformati i trattamenti per migliorare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Oltre a questo profilo competenziale, oltre a questo profilo relativo alla formazione del sindacalista e del rappresentante dei lavoratori, un altro profilo fondamentale riguarda certamente la cultura del sindacato nell'ambito di processi di negoziazione, ossia il passaggio da un atteggiamento difensivo che non deve essere abbandonato sicuramente perché ha una sua attualità e una sua rilevanza, a un atteggiamento proattivo e partecipativo, e quindi capire come poter stare al tavolo rispetto all'introduzione di questi strumenti per poter conformare ai migliori interessi dei lavoratori, ma anche all'interesse poi aziendale che sicuramente è rilevante nell'introduzione delle nuove tecnologie, e migliorare quindi le relazioni industriali in azienda e migliorare la situazione dei propri lavoratori. E qui un altro caso è interessante da citare, e torniamo ancora una volta a un'azienda già richiamata precedentemente, che è Amazon, che nel contesto pandemico ha introdotto uno strumento per garantire la distanza e verificare come migliorare gli spazi aziendali, e in questo caso il sindacato ha deciso di alzarsi dal tavolo, chiaramente anche per altri motivi relativi alle tensioni aziendali che riguardavano altri argomenti, ma in questo caso non c'è stato una parola del sindacato sulla introduzione dello strumento, perché non stipulando l'accordo il datore di lavoro ha avuto la possibilità di introdurlo tramite un'autorizzazione amministrativa. In questo modo quindi il sindacato non ha potuto accedere alla gestione dei dati. Quindi da questo abbiamo questi profili, dei profili di cultura sindacale e dei profili normativi. Al netto di questi profili, cosa si può e si dovrebbe fare? In primo luogo, sicuramente occorre avere maggiore consapevolezza e interrogarsi sulle possibilità d'uso e sui limiti d'uso dei dati ai fini prevenzionistici, laddove questo possa comportare un pericolo per i lavoratori nell'ottica della riservatezza, ma anche nell'ottica delle potenzialità lesive pro futuro, verso il futuro di alcuni trattamenti. Se pensiamo alle dinamiche dell'analytics, da forme di descriptive analytics a forme eh, di analisi predittiva, predictive analytics, si arriva addirittura a forme di prescriptive analytics, e nella maggiore sofisticazione dei trattamenti si sviluppano delle potenzialità di particolare interesse, ma anche di particolare pericolosità. Pensiamo alla possibilità, in base a determinati trattamenti e dati personali, di
preventivare, di ipotizzare l'insorgenza di malattie nei lavoratori. Chiaramente è un dato che può essere di interesse per quanto riguarda la tutela e la salute generale del lavoratore, ma rispetto alla salute nei luoghi di lavoro potrebbe essere un dato che nelle mani di un datore di lavoro porta a delle discriminazioni. Quindi da questo punto di vista chiaramente è necessario continuare ad approfondire quel difficile rapporto, quell'integrazione fondamentale, ma al momento ancora molto da studiare, da ragionare tra tutela dei dati personali e tutela prevenzionistica. Dall'altro lato occorre stabilire dei percorsi di partecipazione del sindacato all'utilizzo dei dati. Vero è che l'ordinamento spinge per la predisposizione, spinge in termine tecnico, obbliga il datore di lavoro alla predisposizione degli strumenti tecnologici che diano la possibilità della migliore tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ma la necessità che il sindacato possa essere consapevole di questi strumenti, possa essere consapevole dell'uso dei dati all'interno dei processi decisionali è fondamentale. Allora, da questo punto di vista, anche l'analisi comparata ci offre alcune esperienze di raffronto particolarmente significative. Se infatti in molti altri paesi gli spazi di intervento sono ancora più ridotti di quelli italiani, perché ci sono soltanto degli obblighi di informazione e consultazione, esistono però degli ordinamenti in cui c'è una possibilità di intervento e una capacità di intervento diversa proprio perché le prerogative sindacali sono più incisive. Pensiamo per esempio al caso tedesco, dove oltre ad avere maggiori spazi di intervento rispetto all'oggetto della contrattazione, quindi più ampio eh, rispetto al nostro articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che consente l'intervento su specifici strumenti introdotti in azienda per determinate esigenze, ma che danno la possibilità di controllo a distanza. Nel contesto tedesco invece è sicuramente più ampio il riferimento allo spazio della contrattazione collettiva, ma oltre a questo prevedono dei processi di formazione delle rappresentanze sindacali e dei processi di accesso alle informazioni necessarie per poter trattare questo argomento attraverso l'expertise anche di soggetti esterni che consente un miglior uso dei dati. Quindi, concludendo, oltre a migliorare la comprensione dell'interazione tra le diverse discipline, oltre a dover migliorare e aumentare gli spazi di gestione e di cogestione dei trattamenti nell'interesse e nel bilanciamento tra produttività e tutela della salute e sicurezza, sicuramente ci sono fondamentali spazi per lo sviluppo e la promozione di una cultura sindacale, tanto in termini di competenze necessarie, competenze da agire nei contesti di lavoro attraverso azioni specifiche di formazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindacalisti in generale, tanto nell'ottica delle cultura della negoziazione su questi ambiti, sull'ambito tecnologico, andando oltre, come già si sollecitava di fronte a una diversa rivoluzione industriale, di fronte alla terza rivoluzione industriale, andare oltre un approccio meramente difensivo che ha un suo senso, ha un suo significato, una sua importanza anche oggi, ma verso un approccio partecipativo che sicuramente non è limitato all'ambito della salute e sicurezza, ma che proprio nell'ambito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori può offrire fondamentali spazi e prospettive di miglioramento delle condizioni dei lavoratori.